Ciao a tutti, ciao ragazzi. Dai, così non sembrano neanche troppo romagnoli. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e lei è Simona. Ciao ragazzi. Dopo che ce l'avete chiesto in tantissimi nel video Tele vs Strato, eccoci in un nuovo video ancora con Simona. E visto che siete stati bravi e vi siete iscritti in tanti, iscrivetevi ancora che ogni 12 iscritti mando un messaggio a Steve Vai. Ci avete chiesto di spiegarvi alcuni dei lick blues che abbiamo suonato nelle demo audio di quelle chitarre. Quale occasione migliori per usare ancora le stesse chitarre dell'ultima volta? Quindi di nuovo la Strato 50 e la Tele 50 Classic Vibe, che sono ancora le stesse chitarre che ci hanno mandato i ragazzi di Musical Store 2005. Il fatto che io non stia utilizzando una Les Paul da un bel po' di tempo è grave, però recuperiamo subito. In totale abbiamo scelto 5 lick, 2 li spiego io, 2 li spiega Simona, mentre il quinto lo abbiamo scelto con cura tra la miriade di lick che suona sempre John Mayer. La cosa curiosa sarà vedere come lo stesso lick, sia io che lei, lo suoniamo in modo diverso, semplicemente perché siamo persone diverse. Meno male. Facciamo che cominciamo da uno di Simona, quindi imparami. Per questo lick andiamo a utilizzare la pentatonica di Mi minore, andando a utilizzare però le corde a vuoto. La so. Così. Fin qua. Questo mi permette di avere una velocità maggiore e un suono più compatto e risonante. In più, per dare un po' di colore, aggiungo anche la nona, che sarebbe questa nota qui. E la quinta bemolle di passaggio, che sarebbe questa qui. Io mi fido. Ok, andiamo a suonarla assieme. Iniziamo da Mi cantina a vuoto, poi suoniamo la seconda corda, terzo tasto, pull off, bendi di un tono sulla terza corda. Questo, mi raccomando, non è subito semplice, la tensione delle corde su questo punto è maggiore. Poi sempre le due corde a vuoto, ancora pull off di prima. Ecco, qui andiamo ad aggiungere la nona con una specie di trill in questo modo. Ci sei, Ale? Più o meno. Ecco, qui ci mettiamo lo slide sulla quinta bemolle e poi finiamo col Mi basso a vuoto. Vi consiglio di partire prima molto lentamente e poi velocizzare il tutto piano piano. Meglio prima essere sicuri delle note che volete suonare. Quindi una roba tipo così. E non mi ricordo sbagliato. Come va. Allora, il mio è in tonalità di Do. È un lick abbastanza breve, che però comunque copre più o meno tutta la diteggiatura di una scala, quindi partendo dalle corde più acute fino a quelle più gravi. Non è niente di super esagerato, però è comunque molto interessante per capire come vengono gestiti gli intervalli tra le note all'interno della frase. E soprattutto, un'altra cosa che secondo me è stra interessante è che non è il solito fraseggio blues a cui siamo abituati davvero tutti. Quando ti dicono suona qualcosa di blues, ti parte il blues minore che... Allora, come ho detto, si parte dai cantini, per cui suoniamo prima il Do sulla prima corda. Subito dopo passiamo a suonare sulla corda un'altra nota, ma va? In questo caso è un Si bemolle che, guarda caso, è proprio la nota che fatta sull'accordo di Do settima risulta essere la sua settima minore. Quindi è quello che quando suoniamo la triade maggiore di Do fa diventare settima di dominante l'accordo, che in questo caso ce l'abbiamo qui. Poi si scende passando per il Sol, che è la quinta, e poi facciamo un fraseggio per chiudere la prima ottava del lick, facendo un passaggio che passa dal Fa al Mi al Do, in questo modo. Così chiudiamo sulla tonica. In questo modo il Fa, che è il quarto grado, lo sfruttiamo solo come nota di passaggio, quindi in questo caso come passaggio ci sta. Volendo il lick si può anche spezzare in due e utilizzarlo come se fossero due lick separati. Facciamo ad esempio il primo, suono l'accordo e poi la frase, quindi una roba del genere. Ed è anche un sacco interessante provare a mischiarlo con la pentatonica minore. Senti qua. Poi la frase si chiude suonando ancora il Sol sulla quinta corda e ripetendo praticamente la stessa frase identica di prima. Le note sono le stesse, l'ordine delle note e la ritmica è la stessa, semplicemente cambia l'ottava. La stessa cosa che ho fatto prima in alto.
Poi la faccio uguale identica, ma in basso. Sol, fa, mi, do. Faceva schifo, eh? Fateci sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri chitarristi di riferimento per quando suonate. E soprattutto se volete un video in stile Diamoci un tono, in cui voi mi mandate i vostri fraseggi e ne parliamo insieme. Anche perché vi ricordate cosa ha detto a proposito di questo argomento Mr. Marty Friedman? Vi lascio il video qui sotto in descrizione e anche qui sopra nelle schede, perché dovete vederlo per forza. Continuiamo e passiamo al prossimo lick. Imparami ancora. Te pensi Ale? Pochissimo. Quando pensi al blues, non può non venirti in mente il classico turnaround. Andandolo a collocare. Silenzio Ale, cioè disturbi sempre la lezione, io non lo so. Andandolo a collocare all'interno delle 12 battute blues, inizia a suonarlo nell'11ª battuta. Quindi abbiamo quinto grado. 1, 2, 3, 4. Quarto grado. 2, 3, 4. Turnaround. In questo caso lo suoniamo in terzine. Teniamo fissa al canto la tonica del giro blues, in questo caso La, mentre suoniamo una linea di basso discendente che ci accompagna fino al quinto grado, in questo modo. Oppure possiamo andare direttamente al primo grado per una sonorità più conclusiva. A me piace suonarlo alternando il plettro e le dita, però lo puoi suonare anche tutto col plettro, oppure anche solo con le dita. È vero, di turnaround ne esistono davvero tantissimi, ma io ho scelto questo perché è molto facile trasportarlo nelle diverse tonalità ed è veramente immediato. Ad esempio, se lo voglio suonarlo in Si, basterà partire da qui. Aspetta, lo faccio io. Dai. Ok, insomma, l'avete capito anche voi. Nella prima corda dovete suonare sempre la tonica del giro blues. Ok, ora tocca a me e questa volta ci spostiamo nel mondo minore, che detta così sembra tipo una dimensione di un altro universo. Il lick è questo. Questo lick è in Do diesis minore e questa volta per fortuna si sta comodi sulla pentatonica minore. Però c'è anche una nota sorpresa che tra un attimo te la spiego. Allora, il lick parte sulla diteggiatura della scala pentatonica, super famosissima, e parte dal Mi, quindi da qui. Ok, questo è il Mi. Questo è il Mi. Questo è il Mi. Ok. Questo no. Questo Mi. Per le prime due note segue praticamente il pattern della scala minore pentatonica e si salta subito alla corda sotto, e qui usiamo la nota che non c'è normalmente nella pentatonica, cioè in questo caso la nona, per poi tornare sul pattern della scala pentatonica dopo il legato che facciamo su quella nota. Adesso te lo faccio sentire. Quindi qui dopo il legato sono tornato su pattern. Ovviamente non dobbiamo suonare la scala pentatonica tutta fino alla fine, perché sennò non stai suonando il lick che ti sto spiegando. In questa prima fase mi raccomando, il legato cerca di farlo più veloce possibile, anche un po' rubato, è davvero importante per arrivare a tempo nella seconda parte della frase. Quindi una roba del genere. Subito dopo essere tornati sul pattern della scala minore pentatonica, possiamo chiuderlo tranquillamente sul Do diesis alla seconda corda, quindi qui, al 14° tasto. Oppure possiamo sfruttarlo per andare su altre frasi, magari all'interno di un'improvvisazione qualsiasi, per cui una cosa simile. Per chiudere il lick con un'altra frase aggiunta dopo, semplicemente improvvisando. Diciamo che è una frase molto breve, che è però facilmente integrabile all'interno di qualsiasi altro fraseggio. L'ultimo lick è molto interessante perché viene fuori il modo diverso che abbiamo di suonare. Quindi sostanzialmente il lick sarà lo stesso, ma con qualche leggera differenza. Però per rendere al meglio io devo cambiare chitarra.
Questo lick è ispirato a John Mayer, tratto dalla versione live di I Don't Need a Doctor. Per eseguirlo prendiamo in considerazione come box principale la pentatonica di Mi minore al 12° tasto. Partiamo suonando il Mi basso con il pollice, poi suoniamo la triade di La e subito dopo la triade di Mi settima, suonando la terza dell'accordo con un hammer on. Poi rake, stoppando le corde e con l'apertata in su. Questa è la tecnica che rende hot questo lick, secondo me. Nella seconda metà manteniamo sempre il pattern iniziale e poi andiamo ad aggiungere anche la sesta, che fa sempre bene, giusto per dare l'impressione che sappiamo suonare anche qualcos'altro oltre la pentatonica minore, no? Cioè, quindi per far finta, non per suonarla davvero. No, cioè facciamo finta di saper suonare qualcos'altro. Allora, la sesta sarebbe questa nota qui. Ok. E quindi non dimenticatevi anche di fare i bending di un quarto di tono, che fa molto blues, ma sulle note giuste, mi raccomando. In questo caso è sulla terza minore. Ecco, io per dire mi trovo male a usare il pollice per suonare il Mi al 12° tasto. Quindi preferisco prenderlo con la corda a vuoto, ad esempio. Se proprio, uso comunque l'indice. Avendo rotto il pollice un po' di anni fa, certi movimenti mi sono complicati e inutilmente difficili. Poi comunque la roba bella di questo lick è che, a caso, immaginatevi di essere in una situazione tipo jam session, però non siete mai i primi a partire. E si decide di fare un blues, però non volete fare un blues normalissimo, quello che si fa sempre. Ecco, potete tirare fuori questo lick in questo modo e ripeterlo sul giro blues all'infinito, giocando con le note in mezzo e le dinamiche per dare il via a una jam spettacolare. Ad esempio così. Ora, mi raccomando, siate gentili e diteci nei commenti se questo lick lo preferito suonato da me con la Les Paul oppure da lei con la Strato. Attenti che vi vedo. No, attenti a cosa dite. Appunto, anche perché su blues ci ho fatto un corso e ve lo lascio qui sopra e qui sotto, dappertutto trovate il mio corso Enter the Blues. Comunque, ok, non saranno tra i migliori lick di sempre, ma infatti non è di quello che stavamo parlando. Qui vi abbiamo e ci siamo spiegati alcune tra le frasi che nelle improvvisazioni utilizziamo più spesso. E in più abbiamo anche messo una piccola chicca di John Mayer. Già solo per quello dovreste iscrivervi al canale subito. E infatti qui abbiamo una bella domanda. Se volete un approfondimento dedicato al 100% a John Mayer, con magari la sua chitarra e magari anche una bella sorpresa, ditelo subitissimo qui sotto nei commenti, così ci organizziamo il prima possibile. Io lo so già che lo volete e quindi mi porto avanti e gli dico ai ragazzi di Musical Store 2005 che qui abbiamo bisogno di una Silver Sky o magari 2, 3, 4. Se all'interno di questo video avete trovato anche solo un lick blues che potete fare vostro e utilizzarlo nelle vostre improvvisazioni, lasciate un bel mi piace. Io ringrazio tantissimo Simona per aver partecipato anche a questo video. Grazie a te Ale per avermi invitato. E speriamo soprattutto di riaverla presto qui sul canale per altri nuovi video. Dipende da voi, ditemelo qui sotto. E noi ci vediamo settimana prossima.